Ciao a tutti, il 28 luglio io e Mesi abbiamo vinto il mondiale di Obedience, che è stata una soddisfazione immensa, e quindi ho fatto un post sui social dove davo la possibilità alle persone di farmi qualche domanda o di soddisfare qualche curiosità, visto il grandissimo risultato che abbiamo ottenuto. Quindi risponderò ad alcune delle vostre domande, se poi ne avete di altre potete metterle nei commenti e cercherò di rispondere a tutti. Allora, un'altra domanda è vorrei sapere come alleni il tuo cane alle distrazioni e quindi come mantieni l'attenzione del cane su di te, in particolar modo sui cambi campo e per cani che magari si concedono qualche distrazione. Diciamo che è un utente che chiedeva in particolare per il suo cane, perché è un pastore tedesco con cui fa il GP e quindi voleva capire un po' come mantengo l'attenzione del cane su di me. Allora, diciamo che quando io mi alleno con il cane o quando preparo il cane, cioè non c'è mai un momento in cui io non lavoro l'attenzione del cane su di me, del tipo che io tendo a fare delle, soprattutto se il cane è giovane e inesperto, tendo a fare delle sessioni molto brevi, ma che sono un flusso unico. Quindi nel momento in cui io mi ingaggio col cane, cerco di creare proprio questa bolla dove siamo io e il cane, e ovviamente varia da cane a cane, varia da razza a razza, varia dall'esperienza che ha il cane, quindi se è un cane esperto, se è un cane meno esperto, e quindi diciamo che non è che sono proprio consapevole che sto lavorando l'attenzione del cane su di me. Diciamo che io nel momento in cui apro un'interazione col cane è tutto finalizzato a far sì che in quel momento io e il cane siamo in questa piccola bolla in cui siamo solo noi. È ovvio che poi mentre ci si allena possono succedere delle cose che magari non sono previste, tipo che ne so, passa quella telmacchina, passa il trattore, passa una persona col cane, e lì cerco di capire, diciamo che per diventare un handler esperto, un istruttore esperto, ormai non ragioni nemmeno più su sta passando il trattore quindi farò, sai già come agire in quel momento, quindi hai diciamo una lettura velocissima del cane, capisci ancora prima che si distragga molto probabilmente se il cane si distrarrà o no e quindi agisci di conseguenza. Diciamo che però per dare una risposta che sia un pochino che abbia senso e che quindi venga un po' in aiuto, diciamo che le distrazioni fanno parte del mio allenamento quotidiano. Cioè, quindi questo cosa vuol dire? Se in quel momento nel campo dove sono io stanno facendo un'altra lezione nel campo a fianco, piuttosto che c'è, come mi capita al mio campo spesso, un allenamento di ciclisti, piuttosto che a fianco abbiamo un maneggio, non importa quello che succede in quel momento intorno a me, io alleno il cane lo stesso, quindi diciamo che sostanzialmente si adatta al tipo di distrazioni che ci sono. Dopodiché valuto anche il tipo di distrazione, cioè per esempio questa cosa penso o credo che potrà essere un problema per il mio cane perché magari è una cosa nuova, un rumore nuovo, una cosa diversa, quindi magari abbasso un pochino le aspettative o quelle che sono le richieste in quel momento e magari mi accontento dell'esercizio, anche se non è fatto benissimo o anche se magari c'è stato qualche errore, però magari abbasso un pochino quello che è la mia aspettativa proprio per permettere al cane di superare questo tipo di distrazione. Anche qui diciamo che il discorso dell'attenzione del cane su di me in attenzione non lo porto solo in campo, cioè non è che in campo tu devi essere perfettamente su di me concentratissimo e poi magari a casa o in passeggiata vabbè, anche se non mi guarda non fa niente, cioè sono sempre un po' attenta, come dico sempre anche nelle altre risposte, che quello che mi porto in campo sia un po' il riflesso anche di quello che è a casa. Quindi non so, ma molto banalmente sono in passeggiata, sono da qualche parte, sta passando un altro cane, una persona, qualsiasi cosa, richiamo l'attenzione del cane su di me, quindi
Nel momento in cui anche fuori il cane è super predisposto a darmi la sua attenzione, vuol dire che sto lavorando bene, sia che sia in campo che non sia in campo. Poi ci sono degli allenamenti specifici che faccio proprio per l'addestramento, quindi simulo dei cambi campo, simulo delle entrate in campo o simulo anche delle, ok, finita la gara, esco dal campo, in modo tale che per il cane non sia tanto determinante questa differenza fra ok, sono fuori, non sono ancora entrato in campo, quando entro in campo devo switchare, quando esco dal campo devo ritornare in un altro modo, cioè è tutto un po' un discorso unico. Cioè non importa se sono nel pre-ring, fuori dal ring, ancora alla macchina, se sto arrivando dalla macchina al campo gara, già in quel modo io mi alleno l'attenzione del mio cane. Se c'è una distrazione, c'è qualcosa che lo fa distrarre, lo richiamo, cioè quindi sono anche molto chiara nel fargli capire che non gli è concesso distrarsi, ma che non è per forza un'imposizione, cioè non è... Cioè, certo che ovviamente lo richiamo e gli dico no, guarda che in questo momento devi stare attento a me perché dobbiamo fare questa cosa, però come dicevo prima è proprio forse una cosa che fa parte anche più della relazione che non dell'addestramento di per sé, perché al di là della gara in cui io ti dico stiamo entrando in gara, non ti puoi distrarre, e per me però è importante anche in passeggiata, per dirti stiamo passeggiando su questa strada di campagna, c'è una macchina, attenzione subito a me, non ti distrarre, mi devi stare vicino perché che non sto dicendo che lo metto in condotta, non è una condotta sportiva, però quel tipo di attenzione io la voglio sempre, cioè nel momento in cui io ho bisogno del cane, il cane deve essere pronto per me, e quindi è un po' questo il concetto. Spero di aver risposto a tutte le domande, anche se in maniera un po' generale. Se ne avete delle altre potete lasciarle, potete rispondere in un commento, lasciarle nei commenti sotto il video. E stiamo preparando dei contenuti, un programma che sia un pochino più specifico e che racconti al meglio in maniera un pochino più dettagliata qual è stato il nostro percorso e quindi come abbiamo fatto dall'inizio ad arrivare fino a questo risultato e quindi a vincere il campionato del mondo, e vi terremo aggiornati.